Ciao a tutti! Oggi vi portiamo in una città che è il luogo comune dell'estate italiana, Rimini. Ma vale la pena visitarla? Ebbene, Rimini non è solo spiagge, sole e mare, e infatti vi mostreremo cos'è questo splendido ponte, vi spiegheremo cos'è questo strano monumento e vi convinceremo a visitare la città di Rimini come turisti. Parcheggiamo l'auto e incamminiamoci verso questo bellissimo ponte. Ma a quando risale? Si tratta di un ponte romano, la cui costruzione iniziò sotto Ottaviano Augusto e fu terminata dall'imperatore romano Tiberio nel 21 d.C. Questo ponte attraversa un canale del fiume Marecchia, che taglia Rimini in due parti. Le sue arcate hanno millenni di storia, e fu solo per fortuna che fu risparmiato dai soldati tedeschi nella loro ritirata durante le fasi finali della Seconda Guerra Mondiale. Pare infatti che un maggiore tedesco, tale Rudolf Rennecke, amante dei classici latini e della storia dell'impero romano, contravvenne all'ordine dei suoi generali di distruggere il ponte. Quindi minò il ponte con esplosivo umido e di bassa qualità, che si limitò a fare molto fumo e quasi nessun danno a seguito dell'esplosione. Ma ormai i tedeschi si erano ritirati, avevano problemi più grandi nel 1944 e la questione della distruzione del ponte fu presto dimenticata. Il ponte è proprio sulla via Emilia. Parleremo più avanti di questa autostrada dell'epoca romana. Ora, proseguendo per la stessa via, arriviamo sotto le arcate del Palazzo Garampi in piazza Cavour. Questa è la pigna dell'omonima fontana e qui davanti il massiccio, medievale Palazzo del Podestà, oggi adibito a museo. E questa statua? Si tratta del Papa Paolo V. È originale, realizzata nel 1613 e splendidamente conservata. Proseguendo, arriviamo in piazza Tre Martiri. Seguiteci per scoprire perché si chiama così. Questo è l'elemento più notevole della piazza, la torre dell'orologio, che mostra anche un piccolo orologio astronomico. Infatti, l'unica lancetta indica il mese del calendario e il segno zodiacale. Questa piazza, oggi vivace nel centro di Rimini con negozi e bar, deve il suo nome al tragico episodio che vide 3 giovani partigiani uccisi dai tedeschi nel 1944. E proseguendo, arriviamo proprio all'inizio della via Emilia. Qui siamo proprio al chilometro zero. Se vi stavate chiedendo perché qui vi fosse questo arco in mezzo alla strada, sappiate che questo segna la fine della via Flaminia che unisce Roma, lontana 340 km, con Rimini, e l'inizio della via Emilia, che partendo proprio da qui arriva fino a Piacenza, distante 270 km. Insomma, siamo nell'equivalente di uno snodo autostradale dell'epoca, ma pare che a differenza di oggi mancassero i caselli per il pedaggio. L'arco è di epoca romana, edificato sotto l'imperatore Ottaviano Augusto, e nella turbolenta epoca medievale in cui difendersi dai nemici era più importante che viaggiare, fu inglobato dalle mura cittadine, di cui si notano i residui sulla sommità. Ma Rimini non è solo storia romana. Passiamo infatti alla storia più recente, quella del cinema italiano, specialmente dagli anni 50 in avanti. Il cinema dell'epoca di Fellini. Passeggiando per le caratteristiche vie del centro è infatti possibile imbattersi in questi splendidi murales a tema cinematografico. E se passeggiando vi è venuta fame, raccomandiamo di fermarvi a mangiare in una delle numerose piadinerie della città, dove potrete gustare il cibo tipico della Riviera Romagnola. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, condividetelo con qualcuno che potrebbe apprezzarlo a sua volta e se non lo avete già fatto iscrivetevi per altri contenuti simili. A presto!